Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come collegare la camera FPV e la videotrasmittente nel Flight Controller Kakute F7. Per questo tutorial usiamo l'Atlatl V2 che viene fornita nello stack e una Foxeer Micro Arrow. Dopo aver fatto i collegamenti saremo in grado di settare l'USD su Betaflight in modo da visualizzare i dati della telemetria e regolare le impostazioni della VTX direttamente dagli occhiali FPV. Prima di procedere ai collegamenti verifichiamo la tensione necessaria per far funzionare la videocamera e la videotrasmittente. Per quanto riguarda le camere FPV, ormai la quasi totalità di esse funziona con una tensione variabile che parte dai 5 fino ad arrivare ai 36 volt. Per quanto riguarda la VTX, questa Atlatl V2, così come la maggior parte dei modelli in commercio, necessita di un'alimentazione che può essere compresa tra i 7 e i 28 volt. Altre invece hanno bisogno di un'alimentazione costante di 5 volt. I pad dedicati alla camera FPV sono questi tre qua sopra. Colleghiamo la terra nel pad G, l'alimentazione nel pad 5V e il cavo segnale nel pad VI. Colleghiamo la videotrasmittente in questi pad di lato. Colleghiamo la terra nel GND, l'alimentazione nel pad B+, il cavo segnale nel VO ed il cavo della telemetria nel pad T1, che corrisponde al TX della UART 1. Se la vostra VTX può essere alimentata solo a 5 volt, saldate il cavo di alimentazione nel pad 5V insieme a quello della camera FPV. Dopo aver saldato la VTX e la cam, possiamo collegare il Flight Controller al PC per configurare l'USD su Betaflight. Clicchiamo su Connetti e andiamo in port. Visto che abbiamo collegato la telemetria della Atlatl V2 nella porta UART 1, qui in periferiche scegliamo TBS Smart Audio. Andiamo in configurazione e scorriamo verso il basso. In Other Feature attiviamo OSD. Quindi salviamo. Adesso sulla sinistra è comparso il menu dell'OSD dove possiamo fare tutte le configurazioni. Nella colonna a sinistra abbiamo tutti gli elementi che possiamo visualizzare a schermo. Scegliamo di visualizzare ad esempio l'RSSI e la tensione della batteria. Una volta selezionati possiamo prenderli e posizionarli dove preferiamo. Sulla destra abbiamo la configurazione dell'OSD dove possiamo scegliere il formato video, le unità di misura, i timer, gli allarmi e le statistiche post volo. Dopo aver configurato tutto possiamo salvare. Per concludere vi ricordo che potete accedere alla configurazione di Betaflight direttamente dall'OSD. Per attivarlo basta mandare il throttle al centro, lo IO a sinistra e il PC in alto. Una volta all'interno del menu possiamo fare tutte le configurazioni che facciamo solitamente davanti al PC. Per configurare l'Atlatl V2, una volta arrivati al menu principale, andiamo in Features. Ora scegliamo il menu VTX SA. Questo è il menu dello Smart Audio, dove possiamo settare la banda, il canale e la potenza. Una volta configurata la VTX, salviamo andando in Set e confermando con Yes. Questo era il mio tutorial su come collegare la camera FPV e la VTX al Flight Controller Kakute F7. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.